L'esempio classico del culto del carico, detto anche degli adoratori degli aerei o culto dei doni celesti, è quello degli indigeni della Melanesia, i quali continuarono a invocare gli aerei affinché portassero altri doni, vestiti e cibo in scatola, come era accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale, quando le loro isole erano diventate basi americane e per questo realizzarono una serie di imitazioni associate a quegli aerei e ai piloti, del tipo cuffie fatte con noci di cocco, torri di controllo fatte con pali di legno, eccetera. A questo esempio ne aggiungo un altro per introdurre meglio l'argomento. I personaggi mitologici vengono ritratti molto spesso con elmi delle più svariate forme, ma con in cima delle setole. Non erano una protezione per la battaglia, essendo ingombranti, poco pratici e anche perché venivano indossati in tempo di pace, ma erano dispositivi per ricavare una qualche forma di energia tramite l'interazione fra le microantenne e l'etere. Qualcuno faceva anche a meno dell'elmo, poiché i suoi capelli avevano già questa particolarità. Sansone, per esempio, poteva contare sui suoi capelli per ricavare energia e forza e compiere grandi imprese. Ma se glieli tagliavano rimaneva privo di forza, come sappiamo. Poi accade che, forse con il diluvio, si chiude un'era e avviene un cambiamento nella composizione atmosferica. Gli elmi non assolvono più alla funzione di prima, ma rimane il ricordo della possibilità di ricavare potenza dalle antenne capillari, e cioè il culto del carico, che ritroviamo ancora oggi negli elmi dei corazzieri, in cui i capelli aggiunti sono un aspetto esteriore, ma, almeno credo, senza più la capacità di ricavare energia dall'etere. Sono rimasti per bellezza, senza una funzione precisa se non ricordare il vero scopo di una volta. Quindi si tratta di ripetizioni esteriori di azioni che avevano una funzione reale. Nella stessa categoria possiamo inserire i dreadlock. In questi esempi però abbiamo a che fare con oggetti, come questo apparato misterioso, spesso usati nelle cerimonie ecclesiastiche, ma con un valore diverso da prima, quando si ricavava energia con l'aiuto di amalgami. Ora allarghiamo il concetto e passiamo dagli oggetti alle persone vere e proprie. Occorrono altre premesse. Sembra che Diogene abbia detto di quante cose hanno bisogno gli ateniesi per vivere. Già allora, figuriamoci oggi. La nostra vita è diventata sempre più complessa e piena di mille aggeggi. Seconda considerazione. Da dove viene l'idea che questo Luna Park sia divertente? Un animale si divertirebbe o ne sarebbe terrorizzato? Sicuramente non sarebbe contento di volare per aria. Quindi sia la vita complessa che i divertimenti strani sono comportamenti che a noi sembrano naturali, ma che molto probabilmente non lo sono. Sono un discostamento dalla natura. Ci siamo discostati perché siamo superiori mentalmente, perché ci siamo evoluti o perché abbiamo assimilato comportamenti di altri, per esempio degli dei. In questo caso avremmo a che fare con un culto del carico. Non so se noi esseri umani come specie siamo un grande risultato, ma quasi certamente siamo il frutto di un intervento esterno. Non credo al Big Bang e poi ai miliardi di anni e poi alla pietra che si trasforma in DNA. Credo nella creazione. In tutte le culture vediamo che l'essere umano è il frutto di un intervento divino, cioè una clonazione. Per cui credo che quando sono state eseguite modifiche nel nostro DNA, cioè quando siamo stati modificati, quando sono intervenuti con gli esperimenti per la creazione di un prototipo superiore alle altre specie, per avere probabilmente degli schiavi obbedienti, abbiamo inglobato nel nostro sangue la loro impronta e abbiamo cominciato a imitare i comportamenti dei nostri creatori. E non abbiamo più smesso mano a mano che nelle successive generazioni
si ripresentavano i loro schemi genetici. Vi erano stati altri tentativi di creare nuove specie, ma questi esemplari, pur avendo intelligenza, non possedevano una conformazione fisica adeguata per gli scopi richiesti. Noi eravamo quelli giusti, avevamo assimilato tutte le caratteristiche degli dei ed eravamo a loro immagine. Da allora credo che tutto ciò che facciamo sia imitazione. Ripetiamo i loro comportamenti perché possediamo in parte i loro geni. Insomma, ci siamo separati dagli altri animali per diventare una specie più complessa. In questo passaggio da un DNA primitivo a uno più sofisticato, in questa fase di innesto, abbiamo assunto caratteristiche diverse, cioè che prima non avevamo. Cosa abbiamo ricevuto con il nuovo DNA? Innanzitutto c'è da dire che il potenziamento non è stato del tutto positivo, come si potrebbe pensare. E questo non è un aspetto marginale, infatti abbiamo ereditato anche una serie di malattie, deformazioni e patologie che erano forse comuni nell'habitat dei creatori, ma che gli animali su cui sono intervenuti non avevano. E che quindi, prima dell'intervento degli dei, noi non avevamo. Innanzitutto la nascita dell'uomo è diventata la più laboriosa di qualsiasi altra creatura. La sua testa è grande e complica la nascita stessa, per cui c'è bisogno di assistenza medica. E nonostante questo la mortalità infantile è ancora alta. E poi c'è una lunga serie, diciamo così, di inconvenienti. Non possiamo stare troppo al sole, altrimenti la pelle si brucia, e possiamo sviluppare cancro da radiazioni ultraviolette, mentre altre specie stanno molto tempo al sole senza danni. Inoltre non siamo progettati per abitare con bassa densità atmosferica. La pressione atmosferica influisce sull'umore. Soffriamo di malattie gastrointestinali perché non digeriamo molti cibi, di disordini del sonno e di altre malattie psicologiche. Soffriamo di ipertensione, vene varicose, mal di schiena, mal di testa, ischemie, altre malattie vegetative e abbiamo anche i piedi piatti. Infine il nostro orologio biologico differisce da quello degli altri animali. Tutto ciò ci fa capire che questa parte di mondo non è stata più la nostra casa originale. Abbiamo perso la capacità animale di interagire con alcune regole della natura, anche se condividiamo ancora con gli animali il senso della terra, della lotta per la sopravvivenza, l'istinto base di formare una famiglia, conservare una struttura gerarchica con un capobranco, l'istinto di procurarci il cibo già presente in natura come la frutta, eccetera. Dal punto di vista biologico tutto questo è innegabile, ma cosa è successo dal punto di vista psicologico? Quali sono stati i cambiamenti? Cosa ci è stato dato di nuovo? Praticamente tutti i modi di pensare che gli animali non hanno. In breve abbiamo assimilato il modo di pensare e di agire dei creatori, per esempio cercare l'oro o quello che è rimasto dopo la razzia operata dagli dei. Inoltre ci è stata trasmessa l'idea di cucinare il cibo, coltivare il grano, suonare strumenti musicali, scrivere, eccetera. Queste sono solo alcune delle caratteristiche aggiunte. In poche parole, siamo diventati il culto del carico vivente degli dei o dei creatori. Tutto quello che facciamo e che gli animali non fanno può essere visto come un bagaglio mentale indotto dagli dei. Per prima cosa, come già detto, siamo minatori, estraiamo minerali preziosi dalla crosta terrestre come facevano loro. Abbiamo cominciato a fondere i minerali per ottenere oggetti, abbiamo forgiato armi. Abbiamo una vera venerazione per i gioielli e le pietre preziose, per gli abiti raffinati, i cosmetici. A questo si aggiunge la capacità di progettare e costruire case e palazzi, di leggere, di usare i simboli.
E anche la pratica di truccarsi o farsi la barba, che ritroviamo fin dal tempo degli Egizi, o quella di usare gli animali per compagnia. La serie di imitazioni potrebbe essere molto lunga, tutta inserita nel bagaglio genetico. Inoltre abbiamo grandi aspirazioni e, mentre gli altri esseri si adeguano all'andamento delle stagioni o alle trasformazioni climatiche, noi il clima lo vogliamo cambiare per adeguarlo al nostro modo di vivere. È un atteggiamento proprio di chi vuole colonizzare un ambiente che non è il suo, portando con sé la presunzione che il posto da cui viene sia migliore del posto in cui si trova. Il fatto stesso di considerare dei popoli come primitivi solo perché non rispondono alle nostre sovrastrutture mentali significa che ci comportiamo come se avessimo in tasca la chiave del successo, come se conoscessimo la via giusta. E questa non è certo una visione comune agli altri animali. Un cavallo, per esempio, non penserebbe mai che un cane è primitivo. E che dire dell'idea di volare, di comunicare a distanza, della ricerca della ricchezza, dell'accumulo di proprietà, fino alla conquista impossibile dell'eterna giovinezza, anche a costo di rinunciare per sempre al substrato di umanità presente in noi. E ci sono altri comportamenti che l'uomo possiede in esclusiva rispetto agli animali, per esempio costruire oggetti in miniatura. Da dove nasce questa voglia di miniaturizzare la realtà, se non dai nostri progenitori giganti? Il rapporto che noi creiamo con gli oggetti potrebbe essere lo stesso che c'era fra noi e i giganti. Osserviamo un gigante con una cattedrale in mano. Molte leggende parlano di cattedrali comparse in una notte. Chi poteva disporle al suolo se non dei giganti? Insomma, noi facciamo tutto ciò che non fanno le altre specie solo perché abbiamo ereditato questa visione. Il transumanesimo non è che l'ultimo passo che facciamo per somigliare ai nostri creatori, ma loro forse non ci sono più, sono spariti e ci hanno abbandonato ai nostri culti di imitazione, al culto della ricarica, della ripetizione, forse anche della pazzia.